Salve a tutti. Riprendiamo con la seconda parte della terza tappa di questo nostro viaggio attraverso la storia d'Italia e del suo cinema. Nel video precedente abbiamo visto l'Italia del secondo dopoguerra e come il cinema italiano sia riuscito a rinascere e anzi abbia contribuito in qualche modo al recupero del prestigio internazionale, soprattutto grazie al movimento neorealista. In questa seconda parte ripartiremo dal 1951, che è la data di uscita di Quo Vadis, la prima produzione hollywoodiana realizzata interamente a Cinecittà. Il successo di questo film fu enorme e da qui in poi farà guardare a Roma come ad una seconda Hollywood sul Tevere. Il grande successo di Fabiola, il film di Alessandro Blasetti realizzato 2 anni prima, aveva convinto la Metro-Goldwyn-Mayer a produrre questo film in Italia, sia perché la struttura logistica lo permetteva con una Cinecittà ora ristrutturata e pienamente funzionante, sia anche perché i costi di produzione erano certamente molto più bassi che in America. E questo darà avvio a una serie di altre produzioni di altre case americane e quindi anche all'arrivo in Italia di tantissimi divi che erano nell'immaginario collettivo degli italiani. I rotocalchi dell'epoca impazzivano attorno a questo argomento e i giornalisti avevano finito per chiamare Roma la Hollywood sul Tevere, tanti ce n'erano. E il film La dolce vita di Fellini in qualche modo descrive un po' questa atmosfera. Oh, ti sparo, sa? Non vuoi. Perché? Puoi sparare solo per legittima difesa. Io non offendo. Nel 1951 esce Guardie e ladri di Mario Monicelli e Steno. È un film di impianto neorealista e racconta la vicenda dolce e amara di un ladruncolo braccato da un obeso brigadiere, entrambi in lotta per la sopravvivenza. Il film vede come protagonisti Aldo Fabrizi e Totò, che con questo film darà l'addio al teatro di rivista. Per questo film Totò verrà premiato con il Nastro d'Argento al Festival di Cannes. E cito questo film perché è il primo tentativo di un genere cinematografico che avrà un grandissimo successo nei prossimi anni e che è la commedia all'italiana, ma ne parleremo tra poco. Io uscirò di qui quando mio figlio sarà battezzato col nome che ho scelto. Il comune è di fronte. Questa è la chiesa. Nel 1952 viene realizzato per la regia di Julien Duvivier Don Camillo. È il primo di una saga di 5 film che avrà un successo straordinario di pubblico. Il film è la trasposizione della serie di racconti Mondo Piccolo di Giovannino Guareschi, il popolare giornalista e scrittore, e racconta le lotte e le rivalità fra il parroco di un paesino di campagna e il suo sindaco comunista. Su Don Camillo non c'è niente da dire che non sia già stato detto, se non forse un paio di particolari. Innanzitutto la scelta del regista. Angelo Rizzoli non riuscì a trovare in Italia un solo regista disposto a girarlo. Lo aveva proposto a Vittorio De Sica, il quale non voleva crearsi problemi con il Partito Comunista. Anche la DC non è che vedesse di buon occhio questo film. Insomma, c'erano motivi ideologici contrapposti che in qualche modo non facevano vedere di buon occhio questa produzione. Così Rizzoli dovette rivolgersi a un regista francese, Julien Duvivier. L'altro dettaglio riguarda la scelta degli attori. In un primo momento Gino Cervi avrebbe dovuto interpretare la parte di Don Camillo e la parte di Peppone avrebbe dovuto essere interpretata da Giovannino Guareschi, che in effetti aveva il fisico forse adeguato, ma poi si rivelò totalmente incapace di recitare. E così
da parte del sindaco venne assegnata a Cervi e a questo punto Duvivier suggerì di scritturare un attore francese che in Francia aveva avuto molto successo in alcune commedie brillanti, appunto Fernandel. E così magicamente si creò una coppia talmente perfetta da identificare per sempre questi personaggi con quegli attori. Lo stesso Guareschi, nello scrivere i racconti successivi, diceva che non riusciva a immaginarsi Don Camillo con una faccia diversa da quella di Fernandel. Messaggio, t'ho fatto paura? Un poco. Mi dispiace. Niente. Il 1953 vede il grande successo di Pane, amore e fantasia, diretto da Luigi Comencini. Il film è interpretato da Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, che con questo film entrerà nel firmamento delle stelle del cinema italiano. La commedia all'italiana ancora non esisteva, almeno ufficialmente, e tuttavia commedie brillanti già se ne facevano. Il film Guardie e ladri, che ho citato poco fa, ne è un altro esempio. Vittorio De Sica, che quando fa il regista è tutto preso dal suo impegno civile e sociale, quando fa l'attore torna al suo classico personaggio signorile e brillante, anche quando interpreta la parte di un carabiniere. A questo proposito c'è un episodio che descrive bene il clima dell'epoca. Il film infatti ebbe problemi e noie con la censura perché è considerato lesivo dell'onore dell'Arma dei Carabinieri. Si riuscì a portarlo in porto solo quando venne assicurato che la parte del maresciallo sarebbe stata affidata non a Gino Cervi, come era nel progetto iniziale, ma a Vittorio De Sica. Evidentemente il suo portamento signorile dava più garanzie. Sei esperto in questi lavori. È curioso come le mani di un uomo possono ricordare quello che la sua mente ha dimenticato. Nel 1954 esce Ulisse, diretto da Mario Camerini, con un cast internazionale stellare. Il protagonista è Kirk Douglas, affiancato da Anthony Quinn e Silvana Mangano, già famosa per il grande successo di Riso amaro di Giuseppe De Santis. Un guerriero. Chissà, forse lo sei. Ah, sarebbe il più bel dono di nozze poter ricordare per lei il tuo nome, le tue imprese. E con questo film anche l'Italia entra nel business dei colossal storico-mitologici, o sandaloni come li chiamavano le maestranze romane. E del resto i produttori fanno un semplice calcolo di convenienza. Gli americani già da anni producono questo genere di film in Italia. I set sono tutti già lì belli pronti e così pure i costumi, le armi, gli altri oggetti di scena e le professionalità tecniche di contorno ci sono tutte, quindi dicono perché non ci proviamo anche noi. Il genere va forte al botteghino e così parte una corsa a produrre questo genere di film che cresce di anno in anno fino a raggiungere un picco a metà degli anni 60 di qualcosa come 20-30 film all'anno, finché poi ovviamente si giunge alla saturazione e il genere verrà quindi soppiantato praticamente dalla sera alla mattina da un nuovo genere cinematografico, il western all'italiana. Gli americani, Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Un americano a Roma è un film diretto da Stefano Vanzina, in arte Steno, e interpretato da Alberto Sordi. Il film racconta la storia di Nando Morriconi, un personaggio già noto al pubblico perché già presente nel film dell'anno precedente Un giorno in pretura. Nando è un giovane romano che vive imitando i divi di Hollywood visti al cinema e questo gli crea numerosi problemi nella vita quotidiana reale. Questo film è interessante perché è una satira della mania dell'epoca molto diffusa di imitare lo stile di vita americano.
Del resto questo è un periodo in cui l'influenza degli Stati Uniti sull'Italia dal punto di vista culturale è elevatissima, sia a causa dell'invasione di film americani nelle sale cinematografiche, ma c'è anche una dipendenza economica a partire dal piano Marshall e tutta la conseguente invasione di prodotti americani. E soprattutto sulle giovani generazioni questo ha sicuramente un'influenza sul costume, sul modo di pensare, sul modo di fare elevatissima, e questo film in qualche modo un po' la prende in giro. Songo francese, vengo da Parigi. Nel 1955 il film più acclamato dal pubblico è La donna più bella del mondo di Robert Leonard. Si tratta di una coproduzione italo-francese ed è interpretato da Gina Lollobrigida. La diva è ormai alle vette della popolarità dopo i grandi successi di Pane, amore e fantasia e Pane, amore e gelosia. Gina Lollobrigida recita qui la parte di Lina Cavalieri, che era una cantante molto famosa negli anni a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. E ha modo in questa interpretazione di esprimere tutto il suo talento artistico. Pensate che canta con la propria voce, senza doppiaggio, sia le canzonette ma anche le arie di opera lirica. E la performance, giustamente e meritatamente, le frutterà il David di Donatello. Come lunga l'attesa, perché indugiano ancora. Ma che fa quel disgraziato? Il ferroviere di Pietro Germi, 1956. È considerato uno dei film più rappresentativi del cinema neorealista, ma anche forse l'ultimo di un genere che ormai volge al tramonto. Come era da aspettarsi, questo non è il film più visto nell'anno. Il film più venduto sarà Poveri ma belli di Dino Risi. Tuttavia, ai fini di questo video, questo film è molto interessante perché fornisce uno spaccato sociologico della società della seconda metà degli anni 50 e dei problemi che vive una generazione che ha vissuto la guerra e dalla sua difficoltà di rapporti con una nuova generazione che invece la guerra non l'ha vista. Ci sono qui già delineati tutti quei problemi che monteranno e diventeranno sempre più impellenti fino ad esplodere nel 68. Ci sono i temi dei contrasti familiari, delle lotte sindacali, del mutamento dei valori morali, tutti mutamenti ai quali Andrea, il protagonista, un personaggio autoritario e ancora legato al passato, non sa e non vuole adattarsi. Con le fatiche di Ercole di Piero Francisci del 1957, il genere peplum conquista ancora una volta le vette delle classifiche degli incassi. In questo film debutta anche, accanto all'affascinante diva Silva Coscina, uno dei più famosi attori di questo genere, Steve Reeves. Bello e muscoloso, interpreterà nei prossimi 4-5 anni, più o meno sempre nello stesso ruolo, almeno una ventina di film. Che poi Steve Reeves sapesse recitare non era fondamentale. La sua voce è sempre stata doppiata da Emilio Cigoli. Emilio Cigoli è uno dei più grandi doppiatori italiani, ha dato la voce a divi del calibro di Gregory Peck, John Wayne, Burt Lancaster. La storia dei doppiatori italiani, che sono grandissimi professionisti, andrebbe raccontata forse in una serie di video a parte. Beh, se vi interessa fatemelo sapere. Quest'altro, per esempio, è quello che offre Coccinelle, il personaggio al quale la Ville Lumière non ha ancora saputo attribuire con sicurezza uno dei vari sessi correnti. Europa di notte è il film italiano di maggior successo del 1958. È diretto da Alessandro Blasetti, un veterano già conosciuto ma ancora grande innovatore. Il film è una scorribanda notturna attraverso i tabarén e i locali alla moda delle principali città d'Europa, in cui si rappresentano vari numeri eseguiti dai più celebri artisti, balletti, spogliarelli, canzoni, giochi di prestigio.
numeri che si succedono l'uno all'altro finché le prime luci dell'alba mettono termine alla rassegna. Con questo film Blasetti inaugura un nuovo genere cinematografico, quello che viene chiamato i mondo movi. Si tratta di documentari che raccontano curiosità o anche atrocità da tutto il mondo, ed è un genere che avrà un grande successo soprattutto negli anni 60 e 70. Ne parlo qui perché comunque intercettano in qualche modo il gusto e il sentimento dell'epoca. È un mondo in cui ormai si vuole voltar pagina, il benessere economico è sempre più diffuso, ormai il boom economico è alle porte e la gente vuole divertirsi in modo sempre più spensierato. I soliti ignoti è un film di Mario Monicelli del 1959. Il film racconta la storia di una banda di piccoli ladruncoli che tentano il colpo grosso ma alla fine rimediano solo un piatto di pasta e fagioli. Lo sai che non è male? Buono. Grazie. L'ha fatta Nicoletta? E questo film può essere considerato l'inizio ufficiale, in qualche modo, di un nuovo genere cinematografico a cui ho più volte accennato in questo video, e che è la commedia all'italiana. In realtà questo termine verrà coniato più tardi dai giornalisti quando uscirà il film Divorzio all'italiana di Pietro Germi, ma comunque la commedia all'italiana ha una caratteristica particolare, propria, e che è quella di raccontare in termini ironici, allegri, spiritosi, satirici, argomenti che di per sé sarebbero invece drammatici. E in questo è debitrice del neorealismo che l'ha preceduta, pur avendo proprie caratteristiche. È un genere cinematografico che avrà un grandissimo successo soprattutto negli anni 60, anche perché in qualche modo è rappresentativo di un nuovo periodo che si sta aprendo per l'Italia e che è quello del boom economico. Ed eccoci così giunti al termine di questa terza tappa del nostro viaggio. Nel prossimo video vedremo l'Italia degli anni 60, l'Italia del boom economico, e vedremo come il cinema avrà saputo raccontare le profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali che in questo periodo si formeranno fino alle soglie della rivoluzione del 68. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete osservazioni o suggerimenti scrivete un commento qui sotto, sarò ben felice di rispondervi. Ci vediamo la settimana prossima.